Salve gente, io sono Luca e questo fantastico video è pensato per quelle persone che stanno studiando o imparando l'italiano come lingua straniera. Più nello specifico, questo video è pensato per quelle persone che hanno già raggiunto il livello intermedio o intermedio avanzato e vogliono migliorare il proprio italiano. Questo video infatti fa parte di una serie di video dedicata ai modi di dire usati dai madrelingua italiani che secondo me sono fondamentali se una persona vuole passare dal livello intermedio al livello avanzato. Perché dico questo? Perché secondo me se una persona vuole veramente parlare bene l'italiano deve imparare anche le espressioni idiomatiche che vengono usate dai madrelingua. Perché poi lo sapete meglio di me, la grammatica certamente è importante, ma è importante anche arricchire il proprio lessico e continuare a imparare parole nuove, parole ed espressioni idiomatiche. In questo episodio in particolare volevo parlare del modo di dire mettere in testa. Fate attenzione che ho detto mettere in testa e non mettersi in testa. Inizialmente avevo pensato di parlare di entrambi i modi di dire, cioè mettere in testa e mettersi in testa, e di fare un unico video in cui parlavo di entrambi i modi di dire. Poi però ci ho ripensato, ho cambiato idea, perché comunque sono due modi di dire leggermente diversi, e se li avessi messi entrambi nello stesso video, il video sarebbe stato troppo lungo. Quindi in questo video parlerò del modo di dire mettere in testa, in un altro video parlerò del modo di dire mettersi in testa. Ho detto mettere in testa, ma la costruzione più precisamente è mettere qualcosa in testa a qualcuno. Oppure, se vogliamo cambiare l'ordine delle parole, mettere a qualcuno qualcosa in testa. Mettere in testa a qualcuno qualcosa. Quindi ci sono due argomenti, qualcosa e a qualcuno. Quindi in altre parole, quando usiamo questa costruzione dobbiamo rispondere a due domande. La prima è che cosa, cioè che cosa mettiamo in testa, e la seconda è a chi, cioè a quale persona mettiamo in testa questo qualcosa. Ci tengo a fare queste precisazioni perché comunque ad alcuni di voi sembreranno ovvie, ma in realtà ho notato che molti stranieri che studiano l'italiano sbagliano ad usare queste costruzioni in cui devono specificare due cose diverse, cioè che cosa e a chi. Perché non possiamo usare questa espressione senza specificare a chi mettiamo in testa qualcosa. Non possiamo dire hanno messo in testa un'idea strana. In questo caso abbiamo specificato che cosa hanno messo in testa, ma non abbiamo specificato a chi. Ecco, un'espressione così non va bene. Ma facciamo subito un esempio, prendiamo ad esempio il presente, anche se non è il tempo più comune con questa espressione, comunque sia, partiamo dal presente, partiamo dal caso in cui sia io, soggetto, che metto in testa qualcosa a qualcuno. Vediamo un attimo come dovrò dire nei vari casi. Allora, il primo caso in teoria sarebbe io mi metto in testa. Dico in teoria perché questo in realtà è mettersi in testa. Perché? Perché io sono il soggetto e la persona a cui metto in testa sono sempre io, quindi questo è mettersi in testa, non è mettere in testa qualcuno. Quindi in teoria sarebbe così, ma in realtà questo è mettersi in testa. Ma passiamo al caso in cui io metto qualcosa in testa a te. Ecco, in questo caso sarà io ti metto in testa qualcosa. Se io invece metto qualcosa in testa a lui, sarà io gli metto in testa qualcosa. A lei, io le metto in testa qualcosa. A noi, sinceramente, sarebbe stranissimo dire una frase del genere, comunque in teoria sarebbe io ci metto in testa. Ovviamente una frase di questo tipo è assurda e non la sentirete mai. A voi sarà io vi metto in testa qualcosa, a loro sarà io gli metto in testa qualcosa, oppure io metto loro in testa qualcosa. Facciamo l'esempio col passato prossimo, che è sicuramente più comune rispetto al presente. Sarà, come dicevo, la prima persona singolare la saltiamo, in teoria sarebbe io mi sono messo in testa, però come dicevo questo è mettersi in testa perché il soggetto coincide con la persona a cui metto in testa qualcosa,
quindi in teoria sarebbe mi sono messo in testa qualcosa, però la saltiamo, poi ci sarà io ti ho messo in testa, io gli ho messo in testa, io le ho messo in testa, la prima persona plurale la saltiamo per motivi logici, poi sarà io vi ho messo in testa qualcosa e io gli ho messo in testa qualcosa, oppure io ho messo in testa loro qualcosa. Scusate, ho sbagliato l'ordine delle parole. Io ho messo loro in testa qualcosa. Ecco, ci tenevo a fare questa precisazione perché ho visto che molti stranieri che studiano l'italiano sbagliano con questi costrutti, sbagliano i pronomi, perché effettivamente c'è il rischio di confondersi. Cioè, come vedete, in questo caso è io sono il soggetto e poi ci va il pronome della persona a cui faccio qualcosa, in questo caso specifico, a cui metto in testa qualcosa. Parte del problema è data dal fatto che in italiano nel 95% dei casi il pronome soggetto viene omesso, quindi poi le persone si confondono e sbagliano ad usare i pronomi. Quindi io, per farvi capire meglio, ho ripetuto sempre io, eccetera, eccetera. In realtà poi nella vita reale nessuno dice io, le forme saranno ti metto in testa, oppure ti ho messo in testa, gli metto in testa, oppure gli ho messo in testa, le metto in testa, le ho messo in testa, vi metto in testa, oppure vi ho messo in testa, gli metto in testa, metto loro in testa, e così via. Come vedete, in questi casi, quando si omette il pronome, che poi le persone fanno confusione. Ma per assicurarmi che sia tutto chiaro, faccio un altro esempio in cui il soggetto non sono io, ma il soggetto sei tu. In questo caso le forme saranno tu mi metti in testa, tu ti metti in testa, dovrebbe essere in teoria la forma per la seconda persona singolare, però anche in questo caso è una forma teorica, perché questo in realtà è mettersi in testa, perché tu metti in testa a te stesso o a te stessa, quindi è un riflessivo. Poi c'è tu gli metti in testa, tu le metti in testa, tu ci metti in testa a noi, tu vi metti in testa è un'assurdità, non la sentirete mai, e poi tu gli metti in testa oppure tu metti loro in testa. Facciamo l'esempio col passato prossimo che, come vi dicevo, è la forma più comune e poi capirete perché. Allora sarà tu, soggetto, mi hai messo in testa, tu, la seconda persona la saltiamo, sarebbe ti sei messo in testa, ma è mettersi in testa. La terza persona singolare sarà tu gli hai messo in testa, le hai messo in testa, tu ci hai messo in testa, tu, seconda persona plurale la saltiamo perché è assurda, e poi ci sarà tu hai messo loro in testa, oppure tu gli hai messo in testa. Ecco, io ho fatto l'esempio delle forme con io e con tu come soggetto. Non posso fare tutte le persone, perché sennò altrimenti il video diventa troppo lungo. Magari vi metto qui sotto nella descrizione del video le altre forme, per esempio come sarà se il soggetto è lui, se il soggetto è lei, se il soggetto siamo noi, eccetera, eccetera. Ecco, questo per quanto riguarda le forme del modo di dire mettere in testa. Cosa significa mettere in testa? Fondamentalmente significa convincere qualcuno di qualcosa. Ma attenzione, perché comunque mettere in testa ha una sfumatura leggermente diversa e viene usato di solito quando si convince qualcuno di un'idea piuttosto discutibile o assurda. E in particolare il modo di dire mettere in testa sottolinea il fatto che questa persona subisce passivamente questa forma di persuasione, indottrinamento. In sostanza questa persona viene vista come passiva. Il modo di dire infatti si basa su un'immagine piuttosto trasparente, cioè c'è qualcuno che prende qualcosa e la mette in testa, cioè dentro la testa di un'altra persona. Ecco, da questa immagine capite che comunque si tratta di una forma di indottrinamento, non tanto di condivisione che porta la persona a ragionare con la propria testa e arrivare alle stesse conclusioni. No, si tratta proprio di una persona che passivamente impara quello che le viene detto. Quindi convincere è un verbo più generale, mentre invece
mettere in testa è più vicino all'idea di indottrinare, persuadere, ma soprattutto si sottolinea il fatto che la persona a cui viene messa in testa qualcosa subisce questa cosa in modo passivo. E di solito, come dicevo, mettere in testa viene usato in riferimento a idee discutibili o comunque per altri aspetti assurde. Ovviamente non in senso assoluto, discutibili per la persona che usa questo modo di dire. Per esempio, se una persona dice le hanno messo in testa delle idee assurde, oppure le hanno messo in testa alcune idee assurde, oppure le hanno messo in testa un'idea bizzarra. Oppure, altro esempio, le hanno messo in testa tante cose stupide. Oppure, le hanno messo in testa tante assurdità. Ecco, diciamo che nella prima parte del video, quando ho parlato delle forme, ho fatto l'esempio con la prima persona singolare, cioè il soggetto io metto in testa. Di solito questo modo di dire non lo troverete alla prima persona singolare perché comunque, come dicevo, ha una sfumatura particolare, cioè di indottrinare qualcuno, non tanto di convincere qualcuno, ma di indottrinare, di persuadere qualcuno che subisce passivamente quello che gli diciamo e si convince in modo passivo. Quindi per questi motivi di solito una persona non dice io metto in testa un altro, perché comunque è una cosa piuttosto negativa, tra virgolette, diciamo, non è una cosa bella mettere in testa qualcosa a qualcuno, perché vuol dire che noi lo convinciamo di qualcosa di discutibile e in secondo luogo che questa persona subisce passivamente il nostro tentativo di persuasione. Cioè una persona che in realtà non ragiona tanto con la sua testa e diciamo una cosa, questa persona si convince. Quindi per questi motivi di solito non lo troverete alla prima persona singolare. Io ho fatto l'esempio della prima persona singolare perché era più semplice per spiegare le forme. Questo modo di dire lo troverete sicuramente più spesso alla terza persona singolare, cioè gli ha messo in testa, ti ha messo in testa, le ha messo in testa e così via. Perché comunque, come dicevo, il modo di dire comprende una critica negativa. Non so se conoscete il verbo indottrinare in italiano, c'è questo verbo abbastanza particolare, ricercato, che è indottrinare, in sostanza viene usato nella situazione in cui c'è qualcuno che insegna qualcosa a qualcun altro e però questo qualcosa viene recepito da questa persona in modo passivo, cioè una persona insegna dicendo devi fare questo, devi fare quest'altro, devi fare quest'altro, l'altra persona dice sì, 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 è vero, sì, 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 è vero, in modo passivo, senza capire. Ecco, noi diciamo che questa persona viene indottrinata e quindi se diciamo che una persona le hanno messo in testa qualcosa, il riferimento è al fatto che questa persona non si è chiesta se poi questa cosa sia vera o no, non si è chiesta perché si faccia in un determinato modo. Questa persona gli hanno detto di fare questa cosa e questa persona la fa, punto. Allora, questo modo di dire può essere usato, come abbiamo visto, con un sostantivo, quindi mettere in testa qualcosa a qualcuno, quindi qualcosa lo possiamo sostituire per esempio con un'idea assurda oppure delle idee assurde, quindi mettere in testa a qualcuno un'idea assurda, oppure mettere in testa a qualcuno delle idee assurde. Oppure possiamo usare il che e aggiungere una frase, per esempio, gli hanno messo in testa che mangiare dopo le 6 di sera fa ingrassare. Oppure, gli hanno messo in testa che se mangia dopo le 6 di sera ingrassa. Oppure, le hanno messo in testa che mangiare più di 2 uova alla settimana fa male. Che significa in questo caso le hanno messo in testa? Significa l'hanno convinta e lei si è lasciata convincere di una cosa discutibile. Oppure, altro esempio,
le hanno messo in testa che bisogna bere 2 litri di acqua al giorno. Cosa significa le hanno messo in testa? L'hanno convinta di questa cosa e in particolare lei si è lasciata convincere, ha recepito queste informazioni in modo passivo senza, diciamo, elaborarle con la propria testa. Questo sottolinea il modo di dire mettere in testa qualcosa a qualcuno. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia stato utile e soprattutto che questo modo di dire vi sia piaciuto. Detto ciò, vi saluto e che la forza dell'italiano avanzato sia sempre con voi.